Dove passiamo? Laviamo la moto, vai, passiamo di qua. Perché qua in fondo non vedo quanta ce n'è. ¿Está bien, no? Está bien. ¿Qué van a Salta acá? Sí, vamos a Salta. Está bien. Questa mattina iniziamo con un distributore di altissimo livello. Buongiorno ragazzi, questa mattina mi sentite un po' senza voce, un po' sottotono perché dobbiamo dirvi una cosa. Sono stati giorni difficili sia per l'altitudine sia per qualche malessere fisico. Vi posso dire che con il naso chiuso e la gola che fa male, a 4000 metri si vive male. Stamattina è sorto un ulteriore problema. Siamo a San Antonio dello Scovres e la strada che avevamo scelto un po' anche obbligatoriamente perché era l'unica libera, la ruta 51, la ruta 51, sembra sia serrata. Aspettate, vi devo dire una cosa per puntualizzare. Qua ci sono 3 strade per arrivare, ma tutte e 3 sono chiuse. La causa della chiusura è chiaramente in questa stagione la forte pioggia, quella di 2 sere fa che è stata veramente fortissima. Noi avevamo l'acqua che entrava in camera. Detto questo, speriamo, incrociamo le dita che ci facciano passare perché abbiamo la moto, altrimenti non abbiamo altre vie di comunicazione da intraprendere e saremo isolati qui a San Antonio dello Scovres. Siete in sella con noi, per cui incrociate le dita. Ed io voglio tornare a quota 1000 metri, basta con i 4000, voglio avere l'ossigeno. La cittadina di San Antonio si sveglia stamattina con un cielo abbastanza terso. Quello che ci resta da fare è ora chiedere alla polizia proprio qui dopo la rotonda. Tren a las nubes, estación a la nostra derecha. Salta, incrociate le dita per noi. Come mai farà controlli? Ragazzi, esultate con noi. 154 km a Salta. Salutiamo San Antonio dello Scovres che ci ha accolti qualche giorno e che ci ha mostrato la vera difficoltà dell'altitudine. Ce l'avevano detto tutti e ce l'hanno detto gli argentini che abbiamo incontrato proprio in questa cittadina. San Antonio ha una posizione, è presa un po' come esempio per il malessere d'altitudine. 130.000 km della Tenerona festeggiati proprio qui a San Antonio dello Scovres. Vamos Tenerona! La sensazione dei quasi 4000 metri resterà indimenticabile. Guardate che spettacolo! Rimettersi in ruta è sempre un gran piacere. Primi danni delle piogge dell'altra sera. Ecco quello che succede. Sulla destra la strada che porterebbe a Abra de la Cai, che è il punto più alto della ruta 40, la strada mitica di tutta l'Argentina. Anche questo passo per ora chiuso. Siamo a Abra Blanca. 8 anni fa eravamo qua, c'era una signora che vendeva souvenir, venivamo dalla direzione opposta, io scesi dall'auto come niente fosse, come se qualcuno mi avesse dato un pugno al cuore, non riuscivo a camminare per l'altitudine. La signora dall'altra parte che vendeva souvenir mi fece con le mani piano, despacio, ed è lì che capii per la prima volta cosa significava vivere a queste altitudini. E da qui inizia la inesorabile discesa verso Salta. Intanto si apre lo spettacolo. Tutti i tornanti sono in cemento e non in asfalto, sicuramente perché qua in inverno le temperature scendono tantissimo, quindi il manto stradale durerebbe poco se in asfalto. Ecco quello che i danni prodotti dalla lluvia, dalla pioggia. Qua non è che viene giù il brecciolino, delle pietre enormi. Che disastro ragazzi, altro che la manutenzione delle nostre autostrade. Ammazza. Intanto guardiamo la meraviglia de Los Cardones, oltre alla strada in pessime condizioni. È il periodo d'estate, di fine estate, però è anche il periodo dove qui
piove di più durante l'anno. Pensate a passare di qua nel mentre scende la pioggia. Sicuramente scenderanno dalle montagne fiumi e fiumi di acqua e fango. E pietra. Qui c'è la strada transennata e dovrebbe essere il punto dove è franato addirittura l'asfalto. Sì, proprio qua. Una voragine. Come diciamo sempre, la potenza della natura è incontrollabile. E comunque penso che i lavori in corso sono continui qua, perché questa è l'unica strada che collega Salta a San Antonio. I fiumi sono pieni di fango. Scesi 3350, iniziamo la solita procedura di aprire le zip. Ok, si sta molto meglio. Siamo in quella che oggi si chiama Santa Rosa de Tastil e che è stata proclamata nel 1997 monumento nazionale argentino. Questa fu infatti una cittadina che arrivò nel suo massimo splendore intorno al 1500 circa ad avere almeno 2000 abitanti. È una cittadina pre-inca. E nel frattempo siamo scesi sotto al muro dei 3000 e sento il cervello che inizia a carburare. Finalmente! Appena entrati nella Quebrada del Toro. Cioè ragazzi, dovunque si guarda, sia a sinistra che a destra che in fondo, ti lascia senza fiato questo pezzo di strada. È uno spettacolo senza fine, a partire dai colori, quindi dalla varietà cromatica che abbiamo davanti, fino alle forme, alle incanalature, persino ai giochi che la pioggia ha disegnato sul terreno. È davvero incredibile. Strada interrotta sulla sinistra, per cui questo è il nostro passaggio. Punto difficile. Difficile, dai, tranquillo, continui lavori. Anche qua laviamo le gomme, solo che è morbido sotto. Ok. Pensate chi guida gli autobus oppure i camion, qua sono dei piloti provetti, altro che in Europa. Questo messaggio era rivolto esclusivamente al nostro amico Tonio, camionista. Chiaramente è solo una provocazione, perché lui è bravissimo in strada. Sì, ma lui sai, è abituato col GS, è abituato con tutte strade asfaltate. È facile la vita così. Ciao Tonio! Altro punto di lavori in corso. Lavori in corso o lavori che ha fatto la pioggia? Lavori della pioggia. Sta a voi giudicare. Qua, bellissimo, Wow, quanto mi piace. Quanto mi piacciono questi piccoli guadi. Tanto la Tenerona è già inguardabile per quanto è sporca, quindi la sporchiamo ancora di più, per quanto a brevissimo la laveremo. Vuoi passare lì in mezzo? Dai che c'hai voglia, lo so. Questi sono evidentemente pezzi in costruzione, però non c'entra nulla la pioggia. No, questa è la ruta e la pioggia l'ha ridotta in questa maniera. Sì, però comunque non era asfaltata, non vedo asfalto. Certo, perché è coperta dai detriti che sono scesi dalla montagna. No, non ne sono così sicura. Vedi che qua torna l'asfalto. Ok, altro desvio. Abbiamo fatto più desvi oggi che negli ultimi 2000 km. Non dire desvi, come quando diciamo Perry, poi
chi ci segue ci corregge, non si dice Perry, si dice Perros. No, si dice Perris. Quindi il desvio al plurale si dice desvii, non desvios. Guardate quanto è figo questo ponte, anche se l'effetto ruggine non mi crea tanta sicurezza, però è bellissimo per come è stato progettato, che tra l'altro assomiglia molto al famosissimo viadotto della Polvorilla. Più basso in altezza. Un altro desvio, e qua le difficoltà aumentano, Mamma. Grande Tenerona. Beh, qui non ce n'era proprio poca d'acqua. Scontro tra titani. Ha suonato in senso di inferiorità con la Tenerona. In senso di sfida. Guardate il letto del Rio Toro che ha creato la quebrada. È enorme. Con un altro. Questa è una bella pozza però, Bella, ragazzi. Affonda qua. Oddio. Wow, che spettacolo. Quando mi piacciono queste cose mi fanno tornare indietro quando avevo 14 anni. Altro desvio. Dove passiamo? Abbiamo la moto, vai, passiamo di qua. Perché qua in fondo non vedo quanta ce n'è. Passiamo di qua. Vamos. Grande Tenerona. Altro desvio. Sarà il 10° questo che abbiamo incontrato? Credo proprio di sì. Adesso cerchiamo se c'è un posticino dove mangiare qualcosa prima di arrivare a Salta. Cartelli reduci delle lezioni, empanadas de pollo, un pueblito muy simple, molto semplice. Ci sono ragazzi vestiti in uniforme, non so se sia una scuola militare, forse qui. Parrillada. Piattini leggeri, canelones. Costeletas asada. Appena ripartiti dal locale dove abbiamo mangiato, Ferrocarril è un pueblo caratteristico, molti localini. Rimasti meno di 7 km, uscita a destra. Fernet Branca, qui si beve con Coca-Cola per tutti i giovani. E dopo 2 km per fare la spesa, barba leggermente fatta, anche capello leggermente fatto. Guardate la cena preparata dalla cocinera, pazzesco! E per festeggiare il primo itinerario completato qui a Salta ci siamo concessi una bottiglia di vino. Con addirittura un abbigliamento casual. Sono le 9 di sera e ci sono 24 gradi. Questo è il nostro terrazzino folle, poi ve lo facciamo vedere con calma, perché la proprietaria di questo appartamentino è veramente folle. Più che un appartamento sembra un vivaio. Però ricordiamo la frase di Nestor che disse: no hay locos sin suerte, non ci sono pazzi senza fortuna. E anche lei, insomma, doveva unirsi a noi. E adesso, dopo 25 giorni passati sopra i 3500 metri con tantissimo ripio, dove eravamo diventati veramente degli animali, guardate là in fondo cosa c'è. Torniamo un po' alla civiltà, perché dobbiamo lavare todo e soprattutto dobbiamo fare delle cose che poi vi mostreremo con calma. Buon proveggio. C'è un odore pazzesco, pazzesco! Aspettate un piccolo dettaglio: bottiglia di vino da 3 euro con la conversione. Chardonnay argentino. Brava cucinera. Oggi, dopo tantissima strada, ma soprattutto tantissimo ripio, questa è la situazione della Tenerona nel dettaglio, è veramente lurida. Nella zona dei comandi, del cruscotto, sabbia rossa ovunque, con qualche schizzo perché abbiamo fatto dei guadi. Guardate, zona Cardano, ma soprattutto zona del cambio, la cuffia. Qua bisogna lavare todo e ingrassare todo. Comunque ho tolto le valigie e andiamo diretti da un nostro carissimo amico per fare il lifting alla Tenerona, ma come sempre andiamo per gradi.
finché si gira la chiave la moto parte senza il minimo problema e senza una goccia d'olio a terra. Sono l'uomo più felice del mondo. Grandissima Tenerona. Direzione Luis Di Betz Tajer. Vamos. Arrivati. Disculpe si entramos. Pero esta es su casa. Qué gusto de verlo. Para nosotros también. Ora 30 minuti di cammino per tornare dalla Tenerona. Questo è il traffico di Salta alle 4:30 di pomeriggio. Questa è Sara che sempre lì c'ha il dovere, si ferma sul marciapiede prima di attraversare. Continui baracchini di frutta lungo la ruta. Ieri, come avete visto, abbiamo lasciato la moto a Luis con tutta la lista delle cose da fare ed ora in questo traffico pazzesco torniamo per vedere se le sta facendo. Ma non perché non mi fido, anzi Luis è veramente una persona squisita, un meccanico di altri tempi, ma solo perché voglio vedere la Tenerona smontata tutta nuda, vedere come si trovano le parti più intime dopo tantissimo ripio. Addirittura negozio Yamaha, però là alle schiena c'è anche il Super Pollo, Il nostro promemoria. Dobbiamo girare proprio qui alla izquierda. qua alcuni negozi di moto non hanno addirittura il vetro protettivo. Dal marciapiede passi e puoi salire direttamente in moto e dopo 30 minuti sotto un sole con una temperatura di circa 45 gradi siamo arrivati, ragazzi. Dr. Bikes Di Betz e là in fondo ecco la Tenerona. Hola amico! Comunque nel frattempo che Luis sta al telefono vi faccio un elenco dei lavori che abbiamo fatto. Il cardano non l'abbiamo toccato, l'olio l'ho cambiato circa 10.000 km fa, quindi non è necessario perché l'olio va cambiato ogni 20.000 km, anche se qualcuno di voi potrebbe dire: Francesco, l'uso che ne fai è abbastanza intensivo, potevi cambiarlo, però poi vi spiego con calma. Seconda cosa, abbiamo cambiato l'olio e dal colore era ora di cambiarlo. L'avevamo cambiato 11.000 km fa, casa Yamaha prevede 10.000 km. Cambiamo anche il filtro, nonostante sempre da tabella il filtro andrebbe cambiato ogni 2 cambi d'olio, però noi ci teniamo la moto, quindi ogni volta che cambiamo l'olio cambiamo anche il filtro. Luis, come potete vedere, ha limpiato, ha pulito la moto alla perfezione, perché l'altro lavoro da fare assolutamente era pulire il filtro dell'aria. Io non ho il filtro dell'aria originale, ma ho il filtro dell'aria che si lava e poi si aggiunge l'olio per poter trattenere la polvere. Questo è il filtro dell'aria, si lava con questo kit, poi una volta lavato e asciugato si aggiunge l'olio, per questo vedete il colore rosso. In questo caso non bisogna cambiare il filtro e il filtro torna come nuovo. Altro lavoro da fare era sostituire una lampada, ma questo è semplicissimo. Altra cosa che ha fatto Luis, ha smontato il sensore del freno anteriore, perché quando pinzavo il freno anteriore non si accendeva lo stop, mentre ora sta bien, perfetto. Con l'occasione, una cosa che io ho chiesto, di poter verniciare questa grata, in quanto se guardate c'è questo cerchio provocato appunto dalla ventola di raffreddamento che aveva consumato la vernice, quindi con l'occasione la rifacciamo come nuova. Altra cosa, vi avevo detto del cavalletto piegato con il colpo che avevo preso da sotto. Questo è il punto dove batte il cavalletto centrale. Se guardate si sono aperte queste due alette, il gommino si è sollevato verso l'alto, così facendo il cavalletto va a battere con il forcellone, quindi stringiamo qua o forse mettiamo un gommino più spesso. Abbiamo messo anche questo nuovo in quanto nell'ultimo tagliando si era spezzato a metà. Abbiamo controllato anche le pastiglie dei freni, ancora non sono da cambiare, quindi per altri 10.000 km siamo tranquilli. Idem per la pastiglia del freno posteriore. Controllato il serraggio dei raggi, tutti alla perfezione nonostante il super ripio e il super peso. Per il resto, ragazzi, nonostante la moto è vecchia, nonostante abbiamo fatto oltre 130.000 km, nonostante tutto il ripio, è ancora come nuova. Grandissima Tenerona. Lui sta facendo un ottimo lavoro, quindi a noi non ci resta che tornare a casa, andare a trabacare, andare a montare video, perché poi domani dobbiamo tornare e riprendere la Tenerona e testare se tutto va alla perfezione. Grazie Luis, a mañana.
A domani! A domani! Ragazzi, buongiorno, come ci vedete questa mattina? Perché dico questo? Guardate Sara tornata come nuova! Toda limpia! Ovviamente anch'io tornato come nuovo, ma guardate la Tenerona nel dettaglio, borse, valigie, borse Enduristan, de todo! La Tenerona è tornata come nuova! Addirittura coprifaro lucidato, anche il cruscotto, non lo riconosco più. Ragazzi, scusate l'intromissione, ma volevo farvi vedere la Tenerona tutta pulita, noi tutti puliti, ma non ci sono riuscito. Perché non ci sono riuscito? Perché siamo ripartiti, oramai ci conoscete, il nostro non è il classico viaggio in moto dove c'è un inizio e c'è una fine, ma vogliamo scoprire tutti gli angoli più nascosti di questo bellissimo mondo e come benissimo abbiamo capito, tutte le zone più belle sono anche le più difficili da raggiungere. Detto questo, vi faccio vedere la Tenerona dopo 10 giorni da quel momento che ci siamo lasciati a Salta. È tornata bella lurida come era prima. Anche la zona del Cardano, il motore, perché abbiamo raggiunto due luoghi bellissimi che a breve vi porteremo sul canale. Abbiamo fatto 144 km di ripio e 8 quadri, ma a parte questo guardate quello che sto per dirvi. Fino adesso vi ho dato tutte belle notizie, quando ce n'è una abbastanza brutta. La coppa dell'olio della Super Tenere ha due tappi per l'olio stesso, nel senso che per togliere tutto l'olio bisogna togliere questo tappo e bisogna togliere l'altro tappo, e qua c'è un problema abbastanza importante. Di cosa ci siamo accorti? Ci siamo accorti che questa filettatura è perfetta, mentre questa filettatura inizia a cedere. Abbiamo visto che gli ultimi due filetti hanno ceduto e sono rimasti attaccati al tappo. Andando con il giravite è sceso un ulteriore filetto. Ora, per fare le cose fatte bene, abbiamo un'unica soluzione. Per risolvere questo problema non è vero che c'è una sola soluzione, ce ne sono diverse, ma la soluzione migliore è quella di allargare il foro, togliere tutta la filettatura, mettere un inserto in acciaio che fuori abbia una filettatura maggiore e all'interno abbia la stessa filettatura del tappo. Ho aspettato a fare questo video perché volevo testare il tutto. Abbiamo fatto circa 500 km da quando abbiamo fatto il tagliando, la moto è perfetta, non perde una goccia d'olio e non ho avuto il più piccolo problema. Ho voluto aspettare perché questa è un'operazione un po' particolare, ovvero è semplicissima, però se ci fermiamo a pensare nel punto in cui si trova il foro è un po' più complicato, perché quando andiamo a allargare il foro con una punta e quindi andiamo a togliere tutto il filetto, può capitare che qualche trucciolo, qualche impurità vada a finire all'interno del motore. Ma il meccanico mi ha detto: noi non siamo bravi con l'elettronica come in Italia, ma per quanto riguarda la meccanica sappiamo adattarci. Quindi a mano, con una punta leggermente più larga, abbiamo tolto tutto il filetto e poi sempre a mano abbiamo rifatto il filetto nuovo inserendo l'inserto. Completato il lavoro, prima di rimettere il tappo, per sicurezza abbiamo reinserito l'olio vecchio, ovvero abbiamo rimesso l'olio senza il tappo sotto per capire se qualche impurità è entrata all'interno della coppa. Ovviamente così facendo non abbiamo la sicurezza che sia entrato qualcosa all'interno del motore, però il meccanico mi ha voluto rassicurare, mi ha detto: fidati, l'ho fatta tante volte questa operazione e non è successo mai nulla. Ora, dopo 500 km possiamo dire che il meccanico aveva ragione, per fortuna. Comunque adesso mi vedete qui attrezzi del mestiere, perché mi sono accorto di questa cosa: il perno che tiene la leva della frizione praticamente si è sollevato, in quanto sotto ho perso il dado. Non so cosa si riesca a vedere, però il perno che tiene la leva della frizione dovrebbe fuoriuscire e la filettatura che fuoriesce serve anche per sostenere questa piastrina in ferro, la quale sostiene il paramano. Ora riporto il perno in posizione, vado alla ferramenta, cerco un dado autobloccante e rimettiamo tutto nella condizione originale. E comunque non so voi, ma mettere mano sulla propria moto è sempre un piacere. Ora forse si capisce meglio, la piastrina si infila qua e poi con un dado autobloccante sostiene il paramano. Una cosa che ci tengo a condividere, perché me l'avete scritto tante volte nei commenti: Francesco, dopo tutto quel ripio, dopo tutte quelle vibrazioni, ogni tanto dovrai controllare il serraggio delle bullonerie. Io vi posso confermare che dopo oltre 30.000 km di strade pazzesche con un peso assurdo non ho trovato mai una vite allentata. Questa è stata la prima. Grandissima Tenerona. Aspettate, una cosa l'ho trovata. Gli specchietti, per come sono stati pensati per queste strade, non sono il massimo. Ogni tanto li devo serrare, ma comunque
dal mio punto di vista per questa vita bisogna cambiarli con degli specchietti più specifici per l'off-road. Per il resto ragazzi la Tenerona continua a solcare le bruttissime strade sudamericane. Sarebbe stato carino anche fare un video pippone sul perché, sul per come vengono inseriti questi inserti in acciaio soprattutto nei pezzi in alluminio per rinforzare il riflettatore, ma questo è un video tra virgolette di viaggio, quindi lasciamo i video pipponi ai video pipponi. E come sempre spero che il video sia stato piacevole e interessante. Voi iscrivetevi al canale perché nei prossimi episodi andremo in 2 posti fuori di testa. Ciao ragazzi, tanta buona vita e tanta buona strada da me, dalla Tenerona e da Sara che si trova in reception cercando di imparare a montare video. Dai che ce la fa, dai che ce la fa. Fate tifo per me perché ne ho bisogno. Ciao ragazzi. You'll get it right, but